Ciao a tutti, benvenuti in Appuntamento in Giardino. Questi sono momenti della stagione invernale che ci avvicinano pian piano alla primavera e quindi sono giornate adatte per poter attuare dei lavori, come ne ho parlato già in precedenza in un video di Appuntamento in Giardino, mettere in atto dei lavori che portano poi in primavera ad avere un giardino più o meno pronto, con le cose più grosse ormai fatte, perché poi con l'arrivo della vegetazione che comincia a partire, con la nascita di alcune piante che abbiamo seminato, dei bulbi eccetera, poi comincerà il lavoro del decespugliatore, quindi si aggiungeranno altre cose, anche quelle di seguire le piante, e quindi il tutto toglie poi tempo a quelli che sono i lavori poi da finire eccetera. Logicamente non si può pensare ad arrivare a primavera pronti con un giardino perfetto, però l'importante è fare nel periodo invernale, quando ancora il giardino è abbastanza addormentato, quei lavori che ci permettono di essere conclusi, soprattutto se sono lavori comunque a volte noiosi, a volte un po' impegnativi, quindi approfittiamo di questo fine febbraio, questa è l'ultima settimana di febbraio, poi entriamo in marzo e quindi pian piano, io noto già qui in giardino che pian piano c'è un risveglio proprio della vegetazione. Tra i lavori che ho voluto fare quest'inverno in giardino, un lavoro abbastanza semplice è stato quello di ridare un colore al gazebo dove si arrampica il glicine con la fioritura bianca. Ho scelto un bellissimo viola. Io sono sempre una persona che tende nei colori ad utilizzare un qualcosa di tenue, di delicato, mentre qui ho scelto proprio un colore viola abbastanza acceso, si vede proprio in lontananza il mio gazebo, e quindi direi che è un bellissimo colore che spicca bene in giardino e in più fa un buon contrasto con la fioritura bianca del glicine. Quindi vediamo quando fiorirà poi il glicine il contrasto con questo bellissimo colore viola che ho scelto per questo gazebo, che pian piano nel corso del tempo si sta ricoprendo dal glicine, quindi farà poi una specie di copertura, e in estate, quando ci saranno delle giornate particolarmente calde, sarà bello magari venire sotto il gazebo a prendere magari un caffè o fare un pranzo io e Giorgio all'ombra fresca del glicine. Qui mi trovo all'interno del mio orticello, l'abbiamo visto già nei video di Appuntamento in Giardino, quando era composto da quei blocchi di cemento che facevano delle piccole aiuole, un posto ideale per le lumache. Poi è stato trasformato in queste due file di terra in cui ho piantato delle verdure, mettendo poi al di sopra di questi archi il telo classico delle serre a tunnel. Però alla fine ho deciso di rivoluzionare tutto, quindi invece di avere un grande percorso e due piccoli filari per sistemare le verdure come era fino all'anno scorso, ho deciso di scavare un pochettino, di rivoltare un pochettino la terra, sempre con rispetto della terra, quindi ho usato la vanga forca, ho soltanto smosso un po' e sollevato leggermente, senza rivoltare le zolle, proprio per non danneggiare tutti i microorganismi che sono all'interno ad una certa profondità. E in più ho fatto questo sentiero, l'ho stretto un pochettino, rimarrà un qualcosa di piccolo, in modo che ho più superficie per poter piantare delle verdure. In più ho deciso di togliere il nylon, perché ho notato che le serre a tunnel con il nylon, visto che non piove nella terra, hanno bisogno di essere bagnate tantissimo, le piante hanno bisogno veramente di essere bagnate molto frequentemente, per due motivi: il primo perché non ci piove, e il secondo perché il calore che si crea all'interno della serra a tunnel asciuga rapidamente la terra. E quindi quest'anno, e penso non metterò anche negli anni a venire, non sistemerò più il telo di plastica, proprio per permettere a queste piante di ricevere proprio l'acqua piovana, che è l'acqua migliore per poter bagnare le nostre piante. Metterò poi al di sopra, devo cercare una rete per ombreggiare leggermente, perché in estate la temperatura è veramente tanto calda, e invece di mettere un telo ombreggiante con una gradazione, credo che metterò 1 o 2 strati di rete antigrandine, che è una rete abbastanza leggera che fa passare anche molta luce e ombreggia anche leggermente, quindi quello di cui ho bisogno io quest'anno. In più c'è anche questo problema, che il piccolo rivolo d'acqua che portava l'acqua al mio vicino, che raccoglieva in una cisterna, e da 3 mesi è asciutto. Adesso sta arrivando un pochettino di acqua e quindi ci sarà un problema di riempimento delle mie 2 cisterne da 1000 litri. Quindi devo organizzarmi anche con un sistema di
grondaie di tubi per portare l'acqua dalla pioggia che cade dal tetto della mia casa fino alle cisterne per poter bagnare poi le piante qui in giardino, perché se manca veramente l'acqua è un problema. Approfittando appunto di queste piogge poi primaverili che arrivano, durano sempre un bel po' per poi arrivare a queste estati che sono molto secche e aride, che possono durare anche un mese e mezzo, e lì con una serra a tunnel, con tutta l'acqua che serve per bagnare, svuoto abbastanza velocemente le cisterne. Niente, questo è il mio piccolo orticello, quindi una rivoluzione un pochettino fatta qui nell'orto. Ho lasciato dei cavoli neri che ho piantato l'anno scorso, li lascerò crescere perché continuerò così a raccogliere le foglie di cavolo e magari le congelo per mangiarle poi più avanti. Ci sono ancora dei piccoli cavoli, ma non sono cresciuti molto bene perché si sono fermati poi con l'inverno. Poi ho raccolto comunque tutti i cavoli che avevo piantato, e in più ho piante di ribes nero che sto cercando di far crescere bene proprio per raccogliere questo frutto che mi piace tantissimo, perché è una sorta anche di cortisone naturale. A tanti non piace il sapore, a me ad esempio piace molto il ribes nero, proprio perché ha un gusto molto particolare che non è dolce, non è dolcissimo, e questa cosa mi piace veramente tanto. Ne ho un altro piccolo lì ma un pochettino sofferto, spero di riuscire a recuperarlo. E in più vicino all'orto qui ho sistemato 6 piante di lampone in modo da raccogliere proprio questi frutti un po' di bosco che sono molto buoni. Piante di menta, poi c'è una melissa che lascerò anche lì, però qualcosa magari sposterò ancora prima dell'arrivo della primavera. In questi archi col telo ombreggiante ho deciso di approfittarne per utilizzarli come sostegno per piante, e quindi i pomodori quest'anno cercherò di piantarli magari nelle vicinanze di questi archi in modo da farli crescere un po' ad arco, con sopra poi la rete ombreggiante, cercando di gestirli un pochettino. E quindi magari pomodoro e cetrioli mi sembra che sono piante che non vanno molto d'accordo, quindi sui primi 4 magari saranno con i cetrioli, e poi più avanti gli ultimi 2 lì, magari con 4 piante, 6 piante di pomodoro, riuscirò poi ad avere dei pomodori da raccogliere durante l'estate in quella quantità che noi mangiamo. Ti ricordo sempre che io e Giorgio il pomodoro cotto in sughi, salsa eccetera non piace molto, quindi preferiamo consumarlo crudo, direttamente raccolto dalla pianta, o in insalata fresco. Lo trovo molto più buono e poco non tanto poco infiammatorio. Diciamo che il sugo è un alimento che infiamma molto l'organismo, il pomodoro crudo raccolto dalla pianta invece è un alimento che possono mangiare quasi tutti senza nessun tipo di problema per quello che riguarda un po' lo stomaco. La mia aiuola circolare, che vedete qui con iris gialli e bianchi e anche qualche altro colore, è stata un po' ripulita da quelle che erano le erbacce che colonizzavano questo appezzamento di terra, questo piccolo cerchio di terra in cui ho fatto un cambiamento. L'anno scorso avevo piantato una pianta di lilla, l'ho tolta, l'ho piantata da un'altra parte qua in giardino e ho messo una rosa bianca. In più ci sono 3 piantine di crisantemo. Lei è Minù, è la gattina dei miei vicini che viene sempre a trovarmi anche lei in giardino insieme a Felicina e Pomodoro, e anche la gattina che si fa vedere poco. Questo è un piccolo progetto, da quest'anno parte un piccolo progetto, ma ne parlerò poi in un prossimo appuntamento in giardino. Un progetto un po' di cura proprio della persona. È strano parlare di cura della persona facendovi vedere un'aiuola anche abbastanza disordinata, ma ho in mente un piccolo progetto che fa parte un po' di una cura per se stessi che ci può regalare il giardino, ma ne parleremo poi in un prossimo appuntamento in giardino, perché è venuta fuori questa idea appunto che riguarda un pochettino sempre un po' l'argomento di piantare in giardino dei semi di bellezza, che non vuol dire semi di piante particolarmente belle, ma semi di bellezza, ovvero semi che rappresentano il fare un qualcosa che ci fa star bene, ma ne parliamo in un prossimo video. Adesso ci spostiamo al sentiero degli iris, dove ieri mi sono fatto 4 ore di lavoro per poter togliere tutte le erbacce che crescevano. Sembra un luogo in cui sono passati i cinghiali perché ho rivoltato veramente tutto, ma ho dovuto togliere le erbacce dagli iris, perché tra un po' partiranno poi con la loro vegetazione e devono arrivare in primavera in modo abbastanza pulito, e vi spiego poi dopo il perché. Eccomi qua all'inizio del sentiero degli iris, che poi gira in questo appezzamento del giardino, creando poi delle forme con i colori dell'iris che ho piantato.
È molto importante verso la fine dell'inverno fare una buona pulizia degli iris e anche durante l'estate per liberarli, diciamo un 3 volte durante l'anno bisogna fare questa pulizia per liberarli dalle erbacce che crescono in mezzo. Durante l'estate, dopo la fioritura, si può agire anche in maniera abbastanza un po' grezza, però la pulizia deve essere fatta bene, anche se creiamo qualche piccolo danno alla pianta va benissimo anche così, perché la pianta comunque produce sempre delle foglie nuove. Mi stai sporcando tutti i pantaloni, Minù, vai giù. E niente, vorrà dire che farò una lavatrice di questi pantaloni. Cosa stavo dicendo? Pulizia degli iris, quindi durante l'estate ricordiamoci di pulirli, magari possiamo fare una pulizia anche alla fine dell'estate per arrivare all'autunno con un po' di ordine, però è importante alla fine dell'inverno fare un bel passaggio di pulizia approfondita, energica, per togliere quanto più possibile le erbacce che crescono in mezzo alle nostre piante. Questo perché tra un po' arriverà la primavera, quindi gli iris già in questo momento vedo che hanno cominciato a sviluppare le foglie nuove, non mancherà molto da quando cominceranno poi a tirar fuori anche i fiori. Gli iris sono piante molto fragili, quindi quando noi le tocchiamo si spaccano facilmente, quindi una pulizia fatta nel momento che le piante hanno già cominciato a tirar fuori i loro fiori, anche se sono molto piccoli e non sono molto visibili, vuol dire rompere le fioriture e poi perdere appunto la fioritura in primavera. Quindi io ieri con 4 ore di lavoro mi sono ripulito tutto il sentiero dell'iris, togliendo tutto quello che sono riuscito. È rimasta un po' di erba all'interno perché si incastra nei rizomi degli iris, quindi diventa veramente difficoltoso, ma un po' di pulizia l'ho fatta. In più ho ritirato fuori anche alcune pietre che erano ormai entrate nel terreno per ridare un po' un aspetto piacevole un po' al giardino. Adesso lo vedete un po' disordinato così, sembra veramente che sono passati i cinghiali e hanno rivoltato tutto, però in questo modo adesso le piante sono ripulite, ho raccolto tutto le erbe con la terra che ho tirato fuori dagli iris e le ho portate poi in una zona qui del giardino dove continuo ad ammucchiare del materiale. È molto importante per gli iris la pulizia, questo l'ho già detto anche in altri video, perché i rizomi devono prendere il più possibile la luce solare. Col tempo, col passaggio del decespugliatore, si deposita l'erba che il decespugliatore getta un po' in giro al suo passaggio, si deposita sulle piante, dopo 4, 5, 6 tagli col decespugliatore qui in giardino le piante cominciano ad ammucchiare quest'erba che poi marcisce e crea degli strati sui rizomi che li ricopre, e quindi non prendendo più la luce solare, se poi c'è un periodo piovoso, arriviamo all'autunno che poi comincia a fare freddo, si rischia poi la marcescenza dei rizomi degli iris. Quindi gli iris sono piante bellissime, facili da coltivare, ma hanno bisogno di una manutenzione che deve essere abbastanza regolare, altrimenti rischiamo di perderci un pochettino le piante. Vediamo come sarà la fioritura poi in primavera di questi iris. Ho messo qualche colore nuovo perché sono andato da un ragazzo che mi ha regalato dei rizomi, spero che quest'anno riescano a fiorire. E vediamo, c'è qualcosa di bianco anche laggiù, qualcosa di nero, qua sono quasi tutti con questo blu violetto veramente molto bello, e speriamo di ottenere anche quest'anno una bellissima fioritura. Questo è già, se non erro, il 3° anno che ho creato il sentiero degli iris, e quindi il prossimo anno ci sarà un'operazione ancora in più da fare, ovvero che è quella di andare cespo dopo cespo a dividerlo un pochettino, perché poi col tempo queste piante creano degli assembramenti proprio di rizomi che tolgono un po' l'energia uno con l'altro, e quindi bisogna un pochettino dividerli, togliere le piante in più, magari quelle più vecchie lasciando quelle più nuove, quindi ci sarà veramente un lavoro superiore a quello di ieri di 4 ore, quindi un po' da certosino, però è un lavoro da fare ogni 4 anni, quindi ci sta, va anche bene mettersi in giardino con una giornata piacevole così e occuparsi delle nostre bellissime piante. Eccomi qua davanti alla parte dove ci sono delle graminacee qua nel giardino. Questo è il momento in cui possiamo fare anche una bella pulizia. Tagliamo tutto ciò che c'è di secco, scendiamo molto in basso, non dico a livello proprio della terra, ma lasciamo una cupoletta di queste graminacee, stessa cosa per l'erba della pampas, che tirerà fuori poi le nuove foglie. Facciamolo fine inverno, non aspettiamo troppo, perché poi dopo la pianta comincerà a tirar fuori le nuove foglie e quindi ha bisogno poi di essere indisturbata. Il materiale che raccogliamo lo possiamo utilizzare, come ho fatto per il miscanthus, ad esempio in video anche di appuntamento dell'anno scorso, di 2 anni fa, può essere poi fatto seccare e poi utilizzato per creare delle decorazioni in giardino, tranne che per l'erba delle pampas, perché lei ha delle foglie che sono particolarmente taglienti.
Quindi quando facciamo questo lavoro cerchiamo di utilizzare dei guanti, possibilmente anche molto lunghi, degli occhiali, e cerchiamo di proteggerci dal taglio delle sue foglie, non che siano proprio dei coltelli, ma quando finiamo di lavorare a mani nude su una pianta di questo tipo ci troviamo tutte le mani e le braccia coperti di piccoli taglietti che possono essere veramente molto fastidiosi. Quindi questa è una pianta che va potata e poi eliminata la vegetazione, mentre con la Bullenbergia e altre graminacee che hanno delle foglie che non tagliano possiamo utilizzare le foglie tagliate per creare, appunto, come dicevo, delle decorazioni. Questa è la zona dell'arco in giardino. In questo piccolo rettangolo qui abbiamo un Buddha e in più c'erano 2 cespi di crisantemi acquistati 3 o 4 anni fa e sistemati qua in giardino. Crisantemi dei fiori bianchi, molto grossi, bellissimi, fiori carnosi. In autunno venivo sempre qui a osservare questi bellissimi crisantemi. Dall'anno scorso in poi hanno cominciato a soffrire un po' perché sono piante messe 3-4 anni fa in giardino, non più divise, e quindi sono andate un po' in sofferenza per esaurimento, secondo me anche delle scorte, un po' di cibo del terreno. Le piante dopo un po' di tempo hanno bisogno un po' di essere divise perché ogni sezione possa recuperare poi l'aspetto di una pianta adulta che fiorisce bene, che cresce bene. Quindi quest'anno ho deciso, l'ho già fatto la settimana scorsa, di togliere 2 cespi di crisantemi, dividerlo in tante sezioni e ripiantarle un po' lungo la staccionata in questo perimetro. Quello che devo fare, devo ricordarmi di bagnarle, perché quando noi moltiplichiamo le piante in giardino, facciamo delle divisioni e le mettiamo non in vaso ma in giardino, rischiamo poi di dimenticarci le bagnature, e quindi queste sono piante dedicate che vanno seguite per almeno il primo anno poi di impianto. Dal secondo anno in poi i crisantemi possono essere anche un pochettino lasciati a se stessi, vedo che sopravvivono abbastanza bene, con dei piccoli interventi, un po' di cura. Però piccole piante divise in giardino hanno bisogno veramente di essere bagnate, soprattutto se poi manca la pioggia. Tra un po' arriverà poi la primavera piovosa, questo lo so, tutti gli anni succede così. Arriva maggio che è il periodo delle rose e arrivano questa sorta di monsoni che non finiscono più. Ma al momento ci sono delle belle giornate, anche particolarmente calde. Tutto questo può asciugare la terra e quindi devo seguire un pochettino le mie piante di crisantemo in modo da ottenere poi in autunno di quest'anno probabilmente già delle fioriture che decorano un po' questo arco e questo piccolo pezzo di terreno qui nel giardino dove c'è il nostro Buddha. Bene, io concludo qui questo video. Ho recuperato un attrezzo, io dimentico sempre gli attrezzi in giardino, poi li cerco e non li trovo mai. Riesco sempre a dimenticarmi qualcosina qui in giardino, poi facendo i miei giri trovo il rastrello, trovo una paletta ficcata nella terra, sono abbastanza disordinato. Niente, con questo io concludo il video, spero che sia stato un video piacevole, di un giro un po' per parlare di quelli che sono i lavori poi ancora da fare qui in giardino. C'è ancora un bel po' di lavoro da fare perché devo ancora farmi il compost e tirar fuori il compost dalle compostiere, e anche quello sarà un bel lavoro. In più quest'anno voglio provare a tirar fuori un po' di compost dalla zona dove porto tutti gli scarti del giardino. Le compostiere sono quelle che io utilizzo con gli scarti della cucina, delle verdure, mentre il resto del giardino ha una zona in cui butto ramaglie e di tutto. Sono già 3 anni che faccio questo lavoro per poter alzare un pochettino il livello della terra, però posso già cominciare a scavare un po' il di sotto per vedere che tipo di terreno si presenta, se è già pronto magari come compost. L'unica cosa che mi frena un pochettino è che in quella parte dove porto gli scarti ho sistemato, ho buttato anche tutti gli scarti del taglio magari delle rose, perché è un posto abbastanza lontano qua del giardino, in un angolo. Quindi sappiamo che portare questo tipo di scarti vegetali dove facciamo il compost può essere un danno, perché i parassiti, i microrganismi, i funghi delle malattie delle rose rimangono poi magari lì e quindi si riporta poi il tutto in giardino. Però magari quel compost lì posso utilizzarlo per qualche pianta un po' più robusta. Vediamo che cosa succede, è solo un esperimento per vedere che cosa riesco a tirar fuori da sotto questo cumulo di roba che è ammucchiata lì già da tantissimi anni, penso un 3-4 anni che faccio questo lavoro qui, altrimenti mi orienterò comunque sempre sulle compostiere dove lì è tutto più gestito in maniera un po' più idonea per quello che riguarda poi l'apporto di compost nel giardino. Tra l'altro
nell'orto, dove andrò poi a sistemare un bel po' di perlite perché è un terreno argilloso, con l'aggiunta di compost per renderlo anche organico in modo che le piante possano nutrirsi poi di qualcosa di buono e crescere bene. Vi saluto e ci vediamo ad un prossimo appuntamento in giardino. Ho fatto un piccolo errore, ho detto compost per il terreno in modo che diventa organico, avendo un terreno argilloso è già molto organico come terreno, però è quell'aggiunta in più, il compost, che può dare degli elementi nutritivi. Ricordo sempre di non smuovere troppo la terra nel nostro giardino, in modo da evitare di portare alla luce ciò che deve stare sottoterra. Io faccio sempre questo nell'orto con la vanga forca, smuovo solo un po' il terreno, apro delle crepe nel terreno argilloso e poi dopo, una volta che ho fatto questo, lo lascio un pochettino tranquillo, questo terreno, e poi dopo con una paletta, con un piccolo attrezzo, vado a girarmi il tutto con perlite e compost per apportare proprio sostanze nutritive. Questo naturalmente perché è un piccolo orticello, perché è un grande orticello deve attrezzarsi in maniera diversa o farsi dare una mano se vuole fare un lavoro di questo tipo, perché diventa un qualcosa di veramente molto ma molto impegnativo. Ciao a tutti, ad un prossimo appuntamento in giardino. Ciao ciao!